ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, la prossima volta vi farò una piroetta, girerò la telecamera così a piroetta. Allora, ragazze mie e ragazzi, come state? E li abbiamo pubblicati alla fine, i segni zodiacali, li abbiamo pubblicati perché mi ero proprio ripromessa, no, non lo faccio questo mese, non lo faccio, anche perché stavo facendo tutto il lavoro monumentale di ottobre 2024 e invece mi sono svegliata una mattina che avevo un'energia pazzesca per fare i segni zodiacali. Tanto che quando poi li ho finiti sono svenuta. Svenuta, deo, così. Sapete i cartoni animati? Alla fine, come stai? Benissimo. Deo, ecco. E sì, li abbiamo fatti e sono stata contentissima di farlo perché ha dato un quid in più al lavoro monumentale su i pianeti nel mese di ottobre 2024. Ragazze, allora, eccoli, scialuppe di salvataggio, va bene? Questo mese di ottobre. Riguardatevi più volte, soprattutto i pianeti, va bene? Tanto ve lo metto sotto l'info box il video sui pianeti, va bene? Di ottobre 2024, il cielo di ottobre 2024, perché quello è proprio un lavoro ispirato. Cioè potete trovare ovunque cosa significa Plutone in Capricorno, Nettuno piuttosto che in Pesci, Urano nel Toro, ma l'unione tra gli dei, gli archetipi e i pianeti è un lavoro che abbiamo fatto ispirato per la nostra famiglia, la nostra comunità. E quindi è un quid in più. Quindi, soprattutto per i pianeti, va bene? Riguardatevi quel video, non tanto il vostro segno zodiacale, seppur vi suggerisco sempre di salvarvelo, no? Ma quel corpus, ragazzi, ha un valore fortissimo, fortissimo. Lo so, me l'avete scritto in tantissime mail, che vi ha dato delle chiavi assurde, la trascendenza proprio. Quindi vi esorto, soprattutto per le ragazze che non l'hanno ancora fatto, non l'hanno ancora visto, per ottobre 2024. Allora, e poi che cos'altro mi avevate chiesto? Qualcosa? Sì, quando facciamo i segni zodiacali, che dico guardate il vostro segno zodiacale, ascendente, luna o venere, ok? Luna o venere, guardateli soprattutto per la parte amorosa, cioè voi aprite il video, tipo siete Acquario, ascendente Vergine, avete e vi guardate i segni Acquario e Vergine, va bene. Poi avete la luna in Capricorno e la Venere in Bilancia, va bene? Guardatevi sia la luna nel Capricorno e la Venere in Bilancia con un ascolto maggiore sulla parte amorosa, quello che dico sull'amore, ok? Ok, allora ragazze mie e ragazzi, che cos'altro vi volevo dire? E so che state studiando, sì, brave, bravissime, bravissimi, bravissimi. State applicando e questo è tutto meraviglioso. E ragazzi, ormai che vi devo dire di più? State andando una bomba, i risultati li vedete quotidianamente. Grazie ragazze per tutte quelle mail che mi scrivete, io piano piano cerco di leggere, piano piano, tanto vi leggo tutte e voglio rispondervi io in prima persona, che ho una persona che mi aiuta, però sono sempre io che voglio rispondervi a tutte, perché io vi voglio abbracciare tutte, vi voglio baciare tutte e tutti, ok? Tanto prima o poi lo faremo anche nella realtà fenomenica. Tanto ci sogniamo ogni notte ci vediamo in astrale e quindi ormai stiamo facendo esperienza della sublimazione del velo, no? Del velo dell'illusione. E ci teniamo mano per mano e facciamo questo viaggio straordinario insieme e non siamo più sole, e consapevolmente questo, e quindi è straordinario. Grazie ragazze, grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie per tutto quello che sapete, che ci scriviamo sempre, che ci diciamo, grazie dal profondo dell'anima. Grazie per tutti i doni, le poesie che mi scrivete, i doni che mi mandate. La nostra è una comunità di grandi creatori, di grandi artisti e mistici. Sono i mistici
che stanno cambiando il mondo, perché la controparte dell'iperrazionale è il mistico. E quindi queste vostre arti, la creatività che esprimete, è tutto frutto del lavoro interiore che state facendo, la consapevolezza della bellezza. Grazie ragazzi, grazie per tutto, io non so più come ve lo devo dire. Grazie per le infinite donazioni al canale, per il sostegno al mio lavoro, per quello che state facendo. State rivoluzionando tutto, tutto. Mia nonna direbbe: Gesù, c'è sta combina questa. Così. Allora, va bene, adesso ci facciamo dal 30/1 al 6 ottobre le nostre previsioni con le scialuppe di salvataggio. Stiamo lì che con le scialuppe remiamo tutte insieme. Allora, mi raccomando, fatevi, come vi ho detto nel video dei segni zodiacali, delle dormitine, 20 minuti durante la giornata, il dormiveglia va benissimo, perché per bruciare quanto più karma possibile, visto che abbiamo tutte queste retrogradazioni, che karma, ok? Karma, bisogna avere karma, ragazzi. Karme. Quindi per bruciare ancora di più, fatevi dei sonnellini durante la giornata, che ne so, un pochino dopo pranzo o anche a metà giornata, se è possibile, perché quando noi bruciamo karma di più, quando muoriamo, ma siccome la morte e la nascita sono simboli che noi viviamo quotidianamente durante la nostra vita, durante la giornata, allora cosa vuol dire? Passiamo la grande soglia. Quando attraversiamo la grande soglia, che lo facciamo quando dormiamo anche, quella è una piccola morte, noi bruciamo karma. Quindi stiamo karma e bruciamo karma. Vabbè? Se stiamo karma, bruciamo karma. Allora, ragazze, facciamo 3 varianti per oggi. Lo so che state ridendo perché state vedendo i Sefirion. Li culliamo, li culliamo. Allora, io oggi batto 3 varianti, al contrario così. Ci metterò i simbolini sopra, i numerini, non lo so, quando finisco di registrare il video vedrò. Allora, sì, che devo fare? Sì, sto un po' rincoglionita oggi. Cioè, non è rincoglionimento, è un po' la retrogradazione. Chiamiamola rincoglionimento. Allora, sono tutti e 6? Sì. Allora, io batto, fermo tu, dove vai? Che anche ti devo mettere io. Allora, vediamo, facciamo 3 varianti. 3 varianti. Tre varianti per le mie ragazze, i miei ragazzi, per la mia meravigliosa famiglia di Taromantic, la grandissima comunità di uomini straordinari, la leggenda degli uomini e delle donne straordinaria, solo su Taromantic. E fuori incoglionita comunque. Vabbè, allora, andiamo a vedere ancora, vai. Allora, mettiamole tutte e 6. Si vede? Sì. Allora, prima variante. Tac. Seconda variante. Tac. Terza variante. Tu che stai nascostina qua, perché ti sei nascosta? Vediamo. Allora, ma vedete? Si vede? Sì. Allora, ragazze, non guardo questi, li mettiamo qua. Allora, prima, seconda, terza. Sceglietene anche più di una. Quando mettiamo i Sefirion, se ne scegliete 2 va bene, è meglio, ok? Quando mettiamo i Sefirion, perché sapete che sono proprio messaggi potenti. Se ve ne attira solo una è quella, ma fatevi ispirare sempre. Allora, prima variante, seconda variante, terza variante. E partiamo dalla prima variante. Allora, queste le mettiamo qua che non mi confondo, quindi prima e seconda, seconda e terza. Ok, le mettiamo qua e ce le mettiamo così,
Qual era la terza? Ah, questa. E ti ho detto che sto incoglionito. Così, mettiamoci così. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' questa settimana. Apriamo. È bellissimo, abbiamo gli Angelion qua. Vediamo cosa ci dicono gli Angelion in questa settimana. Ne mettiamo, non lo so, una o tre, ma vediamo. Allora, tanto batto. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la prima variante con gli Angelion, cosa ci volete raccontare in questa settimana? Qual è la narrazione fenomenica? Allora, iniziamo con una. Abbraccio, affetti, famiglia, amicizia, permettersi di ricevere amore. È una carta bellissima. Pensavo diversamente, cioè nel senso, vabbè che stiamo con le scialuppe di salvataggio, però sai che ti dico che questo ottobre inizia con molto amore, molto amore. Abbraccio, affetti, famiglia, amicizia, permettersi di ricevere amore. È come se finalmente ti permettessi di ricevere l'amore dell'universo. Da cosa lo ricevi l'amore? L'amore è tutto, ragazzi e miei ragazzi. L'amore è il collante, il sol che muove il sole e tutte le altre stelle. Come diceva Dante, l'amore è tutto. Percepirai l'amore in ogni cosa. Ti sentirai inglobato in un oceano infinito d'amore. Percepirai l'amore da un fiorellino, percepirai l'amore da una piantina, percepirai l'amore da un cagnolino, da un gattino, non lo so, da un piccolo rinoceronte, da un piccolo. Percepirai molto amore in questa settimana, perché questa è una carta che denota un grande lavoro su di sé. Come vi dico sempre, l'amore è lotta, la vita è lotta, ma contro chi? Contro le resistenze che mettiamo a sentirlo. L'amore è lotta contro le resistenze contro l'amore stesso. La vita è lotta contro le resistenze rispetto all'amore. È come quando, ve l'ho detto in qualche podcast, no? Tu pianti un germoglietto, cioè pianti un semino nella terra. Quell'albero, quel frutto che sta in quel semino, riceverà la luce che gli permetterà di spaccare il seme. Quindi la forza di spaccare il seme. Poi si dovrà fare forza per salire nella terra e germogliare. Poi dovrà farsi strada nel bosco, laddove si trova nella foresta, a ergersi sempre di più verso la luce del sole, rispetto agli altri alberi, a farsi spazio tra gli altri alberi e lotta contro le sue stesse resistenze, a superarsi, a superarsi, a superarsi ogni volta per ambire alla luce del sole. Questa è la lotta dell'anima contro le sue stesse resistenze, che sono le gabbie mentali. Invece l'uomo che fa? L'uomo lotta contro i suoi simili per farsi spazio, per farsi strada. Ma la legge naturale dice tutt'altro. Tu devi lottare, sì, la vita è lotta, l'amore è lotta, ma non contro gli altri alberi della foresta. Devi lottare contro le tue stesse resistenze. Invece l'uomo stermina, no? Perché crede che non ce ne sia abbastanza per tutti. E questa è la mente razionale, quella che stiamo ormai trascendendo, no? E stiamo andando verso la supermente, che è una coscienza vibratoria, non è una conoscenza di concetti, ma è una conoscenza vibratoria. Quindi questa è una settimana in cui vedo tanto affetto per te, in famiglia, con le persone che ami, quelle persone amiche, no? Quella condivisione. E ti esorta anche a permetterti di ricevere amore. E qualche giorno fa mi è arrivata una mail di una nostra sorella dove l'ho ripresa su una cosa che aveva scritto. Il succo era questo. Che cosa mi aveva scritto? Aspetta, che mi aveva colpito. Quali erano le parole? Le parole erano relative al fatto che
voglio anche una piccola felicità, non chiedo altro, no? Non aspiro a tanto, no? Una cosa del genere. Ma io ho detto, ma tu devi aspirare alla felicità assoluta. Questo non chiedo tanto, voglio solo un pochino di felicità, o qualcosa del genere, no? Mi ha fatto drizzare subito. Vai! Che stai facendo? Ma tu devi aspirare alla felicità assoluta. Quella, la parte di noi, no? Io la capisco, la nostra sorella, la capisco perché anch'io dicevo, no? Tanti anni fa voglio un po' di felicità, no? Non chiedo molto, ma quel non chiedo molto è la mente vittimistica. La vittima, no? La vittima si sente vittima, appunto, e pensa di non dover meritare. Ma tu sei abbondanza e prosperità in tutti gli aspetti della tua vita per diritto di nascita. Tu sei natura. E la natura è prospera, abbondante. Quindi quella sensazione di vittimismo che ti fa dire non chiedo tanto, solo un pochino, un pochino. Ma tu sei Dio, tu sei l'universo. Come? Cosa un pochino? Quindi, ecco, noi stiamo slittando da una mente razionale a una mente creativa, a una mente poetica. Quindi permettitelo. Cioè, ti viene offerto un caffè, non dire no, grazie, grazie, ti viene offerto un cornetto, grazie, ti viene offerta, non lo so, una casa, grazie, o ti viene offerto, non lo so, qualsiasi cosa, grazie, 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 no, non dovevi. Mi spiego? Perché queste sono piccole. Io lo capisco perché anche dentro di me si erano insinuate, no? Tutte queste dinamiche. Non dovevi, no? O rimani male perché qualcuno ti fa un regalo. O perché qualcuno ti fa una gentilezza. Perché? Perché c'è la mente vittimistica sotto, che pensiamo di non meritare. Ma qualcuno, l'altro, è una maschera del divino, è una proiezione del divino che ti sta portando, ti sta dicendo il divino ti ama. Va bene? Ehm, quindi permettetevelo, va bene? Cioè permettetevelo, è il vostro di diritto di natura, di nascita, ok. Adesso, ragazze mie, ragazzi, visto che sono belle carte, sai che facciamo? Ci mettiamo i tarocchi, no? È chiaro. Aspetta, però prima i tarocchi mi stavano ispirando le fate qua. Vediamo un po' che dicono le fate. Dal 30 settembre, 1 ottobre al 6 ottobre. Vediamo cosa dicono le fate con questa bellissima carta. È perché sei una guida spirituale, ecco. Allora, guida spirituale, sei o stai diventando una guida anche per gli altri. Grazie al lavoro fatto su te stessa. Vedo che abbraccerai delle persone in questa settimana e si commuoveranno per il tuo abbraccio. E ti diranno anche non so perché mi sto commuovendo. E tu lo saprai profondamente perché. Vedo questa immagine davanti a me adesso. Sei una guida spirituale. Lo scopo della tua vita è insegnare agli altri la guarigione e la spiritualità. Mi ha ammutolito questa carta. È bellissima questa carta, ragazze mie. Ragazzi, bellissima. Cioè, l'evoluzione che hai fatto tu. Il maestro chi è? È qualcuno che ha fatto un'esperienza prima di te. La stessa esperienza che stai facendo tu l'ha fatta prima di te e porta la sua frequenza di guarigione. Questo è il maestro. Quindi ognuno di voi è un maestro nella misura in cui superate i vostri limiti e magari vi trovate ad avere a che fare con persone che stanno vivendo gli stessi limiti vostri e allora voi portate un esempio vibrazionale, anche se non dite niente. Va bene? Ok. Va bene, ragazze mie, mettiamoci i tarocchi. A questo punto voglio metterci queste della Dea, queste qua. Vediamo. Allora, vediamo, ci facciamo anche qui una simil croce, come lo abbiamo fatto nei segni zodiacali. Vediamo dove puntano l'attenzione. Prima variante.
Regina di spade, 5 di coppe, ecco cosa insegnerai, a uscire fuori la tua maestria. Qua c'è un'anziana, vedi? Qua questo sarebbe il re di spade, però in queste carte della dea bellissime è contraddistinta da un'anziana di spade, no? Che insegna ai bambini, guarda, agli adolescenti, e qua guida spirituale. Allora tu ti fai portavoce di un messaggio straordinario in questa settimana che ha a che fare con le idee perfettamente chiare su come superare la dea, come approcciarsi alla dea dell'abbandono. Qua il 5 di coppe, anziana di spade, qua mi parla di, di un traslare che hai fatto da elaborare un dolore emozionale, 5 di coppe, dea dell'abbandono, della frustrazione, della tristezza, all'anziana di spade, colei che ha imparato con la sua saggezza di affidarsi agli dei, è diventata una grande mente spirituale. Questo è il corpus per te in questa settimana. Quindi alcuni di voi hanno potuto attraversare una situazione di dolore emozionale con una persona fredda. Queste sono tutte le sottocategorie di quello che abbiamo detto adesso, no? Va bene, vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, negativa. Quando dico positiva e negativa non significa bene e male, ma significa karma e dharma. Senza karma non c'è dharma. Passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo l'anziana di spade, il 9 di coppe, il cavaliere di coppe, l'imperatore. Guarda, io ti dico che qua abbiamo potuto avere a che fare con una persona che si è dimostrata un po' più inflessibile, un po' più egoista, e questo ti ha portato a lavorare bene dentro di te. Questo mi stanno dicendo. Ora, nelle sottocategorie di quello che ho detto adesso, abbiamo avuto a che fare con, stiamo elaborando un dolore emozionale con una persona più inflessibile. Questo mi stanno dicendo. Però tu sei riuscita comunque, o riuscito comunque, a portare benessere dentro di te, un benessere individuale, un benessere autonomo, senza la necessità del bisogno dell'altro. Questo mi stanno dicendo. Andiamo a vedere adesso energia attuale. Infatti abbiamo un bellissimo 2 di bastoni che mi parla, vedi come è evocativa questa carta dell'apertura. Stai pensando, stai guardando al futuro, stai pensando, qua c'è un cervo che simboleggia la rinascita, stai rinascendo dalle tue ceneri, cercando di prendere una decisione. Che cosa faccio? Dove vado? Vediamo al positivo in questa settimana cosa abbiamo. Al positivo abbiamo il 5 di denari. Mi dice che abbiamo vissuto una situazione di penuria emozionale, sensazione di perdita, sensazione di abbandono, di perdita o di frustrazione, o legata all'economia, o legata al lavoro, o legata agli affetti. Però mi dice sta il positivo. Quindi questa sensazione di abbassamento d'animo sparirà in questa settimana. Il blocco karma qual è? La torre. E infatti, come già preannunciato nel taglio, abbiamo vissuto un travaglio emozionale molto forte. Stiamo un po' con delle cicatrici, al tempo stesso ricordatevi che le cicatrici sono i segni del guerriero. Senza cicatrici non c'è guerriero. Ok. Abbiamo vissuto una rottura emozionale, qualcuno che non ci ha dato ciò che meritavamo, qualche persona o qualcuno, o a livello proprio emozionale ci siamo trovate davanti a delle sfide che riguardavano vari dei, abbandono, tristezza, frustrazione, e adesso siamo in un momento di apertura. Che è successo nel passato? 4 di denari, 6 di bastoni. Vedo che hai cercato di riprenderti in mano il controllo della tua vita, portando stabilità a quelle piccole aree che ti hanno fatto sentire al sicuro, va bene? Adesso stai guardando al futuro su come avere maggiore stabilità per te stessa a livello lavorativo, a livello economico, maggiore stabilità con te stessa e per te stessa. Sei stata una persona molto generosa, hai dato, a volte anche no, senza chiedere niente in cambio. Diciamo che aspettando che la vita poi, senza aspettare, ti ripagasse per il tuo esserti data le tue emozioni. Avrai delle sorprese in questa settimana che hanno a che fare con un sollevamento d'animo. Qua se parliamo di una situazione con una persona a livello relazionale, mi possono raccontare qui che si è rotta una situazione con qualcuno che
aveva un'attitudine più egoista, ok? Ma questa attitudine egoista era un'immagine della tua anima affinché tu potessi sviluppare determinate capacità talenti e qualità. Vediamo cosa succede qua in questa settimana, quindi dal 30 o l'1 al 6 ottobre. La regina di denari, sì, l'eremita, 9 di spade. Io vedo che per molte cose la situazione a livello economico, di casa, di stabilità ritorna sotto controllo. Ci sono alcune cose con l'eremita che ti possono preoccupare, che guardano al futuro, con questo 9 di spade, però io credo che tu saprai perfettamente amministrare le tue risorse sia in termini energetici sia in termini materiali. Ci possono essere delle preoccupazioni che riguardano la tua stabilità, casa, lavoro, delle preoccupazioni inerenti a questo, però mi dicono stai tranquilla con l'eremita, guarda nel profondo rispetto a queste 9 di spade, uno stress mentale rispetto a come fare, che scelta fare per andare incontro a una situazione economica migliore, a una situazione di stabilità migliore, che viene dopo il 9 di spade. E infatti il 9 di bastoni, allora mi dicono, ci possono essere un po' di preoccupazioni riguardanti alcune cose riguardanti la tua stabilità, casa, famiglia, stabilità. E un po' di 9-9 abbiamo qua, si conclude un ciclo relativo alla mancanza di fiducia in te stessa o in te stesso. Qua tu riuscirai a amministrare perfettamente delle cose. Nonostante altre cose ti possono preoccupare che riguardano magari un futuro, però ti dice la carta stai con il momento presente, perché tutte le maggiori preoccupazioni che riguardano denari, lavoro, casa spariranno, però non ti focalizzare su quello, va bene? Si puntano l'attenzione su questa cosa, come se avessi un po' paura ad affrontare alcune questioni. Che viene dopo il 9 di bastoni? E qua abbiamo l'anziana di coppe, però ti dicono la tua intuizione ti guiderà. La tua intuizione ti guiderà, quindi chiedi al tuo sposo celeste o sposa celeste l'intuizione giusta, affidati agli eventi che sono enti, entità, spiriti, la tua intuizione ti guiderà per quelle cose che amministri già bene in questa settimana, però possono essere alcune cose che nel prossimo futuro ti possono preoccupare. La tua intuizione ti guiderà, l'intuizione arriva quando ti affidi alle emozioni, ok? Vediamo un po' cosa mi dicono i miei tarocchi. Siccome l'anziana di coppe e anche il re di coppe, ci possono essere preoccupazioni riguardanti una persona. Vediamo un po'. Vediamo cosa ci aggiungono, cosa ci confermano questi altri. 2 di bastoni, situazione attuale. 9 di spade. Che cos'è che ti preoccupa qua? Stai cercando di trovare una soluzione a qualcosa che ti preoccupa. Cos'è che ti preoccupa? Perché il 9 di spade? Ah, l'amore, l'asso di coppe rispetto a una persona. O arriva questa persona o ti preoccupa una persona. E quindi se arriva questa persona non sai che scelta fare, oppure ti sta preoccupando una persona che già conosci. Vediamo 5 di denari al positivo. 3 di coppe. Ti vedo fare pace con qualcuno in questa settimana. 3 di coppe. Ti vedo celebrare, uscire. 3 di coppe. Vediamo la torre al blocco. La regina di bastoni. Sai che c'è qua? Forse si è rotto qualcosa per una terza persona e tu stai un po' sulla difensiva, o con una persona nuova, quindi c'è il ricordo di questa storia qui, oppure con la stessa persona. Oppure sei tu che non hai molta voglia di darti in questa opportunità d'amore che può arrivare in questa settimana o già c'è, e infatti ti vedo molto più concentrata sulle cose tue familiari, perché c'è un po' di reminiscenze del passato che ti bloccano un po'. Vediamo 6 di bastoni, 4 di denari. Il mondo, qua si è chiuso un ciclo, una tappa. 4 di denari. La torre di nuovo. Qua abbiamo avuto una rivoluzione emozionale, si è rotto qualcosa, o con una persona che era chiusa, si è chiusa una relazione, una situazione con una persona, o tu hai chiuso, questa persona ha chiuso, o per una terza persona, qualsiasi sia la circostanza, stiamo
affrontando una situazione di dubbio emozionale che può ritornarci in questa settimana. Vediamo questa regina di denari. L'asso di denari. Guarda, io qua vedo che c'è un'opportunità di lavoro, il lavoro va bene. Ho un'opportunità che ti fa sentire più serena e più tranquilla in ambito lavorativo, assolutamente. E questo eremita. La morte. Qua arriva un cambio. 9 di spade, 9 di spade, 4 di coppe. Siamo un po' preoccupati emozionalmente con qualcuno. 9 di bastoni, la stella. Guarda, io vedo che qua c'è qualcuno che ti chiede un incontro. 4 di bastoni, la stella, 9 di bastoni, e persevera e persiste, non si arrende. Non so se in questa settimana però, perché mi è uscita la tappa dello scorpione qua, la morte. Però ovviamente siamo a migliaia, no? Vediamo questo re di coppe, che poi è l'anziana di coppe, re di coppe. Cavaliere di denari, mi dicono che qua c'è... Allora, se ti stavi preoccupando per una persona o per l'amore, qua mi dicono che l'amore va un poco più a rilento, però c'è una persona di spessore, cioè l'amore come lo vuoi tu. Nel frattempo, in questa settimana, io vedo che c'è la possibilità proprio di uscire, di stare bene anche con delle persone a cui vuoi bene, famiglia, affetti, amicizia. Per l'amore proprio, io qua vedo che ti stai preoccupando per un'opportunità d'amore. Io credo che va un poco più a rilento, c'è prima delle opportunità di lavoro, però ovviamente siamo a migliaia, però qua mi dicono anche se va a rilento ne vale la pena. Oppure c'è un'offerta da parte di questa persona e sei tu che hai un po' di remore nei confronti di questa persona e fai andare piano piano. Perché? Perché hai sofferto già in passato, c'è un po' di remore in questo senso. Sì. Qua abbiamo i segni dello Scorpione, Acquario, Ariete, Leone, Sagittario, Vergine, Acquario, Gemelli, Bilancia, sì. Vediamo un po' cos'altro ci raccontano i miei oracoli lui lei per quanto riguarda l'amore. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Sei la mia primavera. Allora qua l'amore sboccia per te. Sboccia, io non so, ripeto, in questa settimana, però il tuo cuore rifiorisce in questa settimana, mi spiego? Sei la mia primavera. Vediamo un'altra. Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. Qua c'è qualcuno nervoso, puoi essere tu, vedi 9 di spade, o qualcun altro che è nervoso perché non riesce a controllare quello che prova per te. Vediamo un'altra. Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. C'è qualcuno a cui o che tu senti dentro di te che gli hai fatto completamente perdere la testa, e meno male, noi bisogna perdere la razionalità per capire il cuore, per aprire il cuore, e c'è qualcuno che vuole un inizio con te, che non riesce a controllare quello che prova per te, che da quando ti hai incontrata nessun'altra persona conta più allo stesso modo per questa persona, o questo avviene al presente adesso o arriverà tra ci vogliono qualche giorno in più perché qua mi mettono carte più lente, mi spiego? Se voi eravate preoccupate per una situazione, non sapevate cosa decidere, oppure c'è una persona che vi osserva a distanza, è preoccupata, può anche essere come lettura a specchio, vuole un'opportunità con te, ma ci sono problemi legati al denaro o a altre situazioni. Vedo che la situazione per te può andare un po' più a rilento, però vedo delle situazioni economiche e lavorative che vanno molto bene per te in questa settimana. Ok, e adesso mettiamo un'ultima carta di queste. Anzi, fammi mettere un'altra di queste sull'amore per te. Sì, amore palpitante. Qua c'è qualcuno che non vede l'ora di stare insieme a te. Amore palpitante, era giusto perché volevo proprio chiarire quello che ho detto. Allora, vediamo un po' cos'altro ci dicono questi. A dire il vero. Al mare. Costruire palazzi, guarda, io vedo è una situazione qua dove c'è molta sincerità tra le parti,
Questa è una settimana dove c'è molta sincerità. Il mare mi parlano del fatto che fluisce, questa situazione fluisce in questa settimana. La tua settimana fluirà con le tue emozioni. Costruire palazzi mi parla di mettere le basi per qualcosa di strutturalmente solido, sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda la vita relazionale, ma soprattutto per quanto riguarda la vita emozionale. Tu metti le basi con la tua vita emozionale, cattedrale interiore sulla quale ergere poi ogni relazione possibile. Va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, mi raccomando, tutti i pianeti nell'altro video, siamo entrati nel grande ottobre 2024. Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Allora, eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante, la cacciamo da qua, vediamo che cos'è. Allora, seconda variante, vediamo un po'. La dimensione uranica, interessante, quindi abbiamo a che fare con gli elementi in questa settimana. Allora, siccome mi è uscita la dimensione uranica che ci sono dentro gli elementi, sul mio canale, nelle playlist, andate nella sezione playlist, trovate meditazioni guidate con la stellina. Una di quelle meditazioni ha a che fare con il radicarsi agli elementi, va bene? Quindi appellarsi al maestro di ogni elemento che è dentro di te per radicare la tua natura vera e selvaggia, va bene? Quindi lo dico soprattutto per le ragazze nuove, le nostre ragazze e i ragazzi lo sanno, lo fanno già 3 volte al giorno perché sono brevissime meditazioni piccolissime e soprattutto per le ragazze nuove. Allora, vediamo di che cosa si tratta. Vediamo. Elementi, eccoli. Qua ci sono le carte degli elementi più gli esseri cosmici. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Quale carta esce per questa settimana? Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi della seconda variante con la dimensione uranica, qual è la carta corrispondente della dimensione uranica per loro? Eccola, vediamo qual è. La Terra. Questa è uscita nei pianeti, non mi sto ricordando quale pianeta. Se Plutone, Nettuno, Urano, Saturno, Giove, Marte, Venere o Mercurio. Vabbè, comunque, ragazze mie e ragazzi, mi auguro che state guardando il video di ottobre 2024, i pianeti soprattutto. Allora, lo spirito dell'elemento terra, volere, radicare, manifestare, grande madre. Allora, meditazione sul radicamento degli elementi. In quella meditazione parlate con la madre terra, va bene? Allora, questa è la settimana in cui avrai la manifestazione, credo, adesso lo vediamo con i tarocchi, di qualcosa che ha a che fare con un desiderio tuo dell'anima, va bene? Questa è la settimana in cui si radicherà in te la manifestazione di un desiderio della tua anima. Come vi ho spiegato nei podcast di magia pratica, questo è il tempo del Kali Yuga in cui tutti i desideri della mente e la realtà costruita dalla mente sono destinati a crollare, ma sono destinati finalmente a uscire i veri desideri dell'anima. E per palesarsi i desideri dell'anima devono essere distrutti i sogni della mente, che sono illusori. I sogni della mente hanno a che fare con la dualità, con vabbè, non voglio fare il podcast, ci sono gli ultimi podcast di magia pratica. Allora, questa è la settimana in cui si manifesterà un desiderio della tua anima che porterà a pieno radicamento in te, ti sentirai radicata o radicato alla tua vera natura. La grande madre è la tua vera natura, mi spiego? Tu sei prospera o prospero come madre terra, la natura è naturalmente prospera perché? Perché? Lo so che avete già risposto, perché si dà. Si dà. Si dà a cosa? Si dà a se stessa, al divino. E quindi questa è anche un'esortazione affinché tu ogni giorno di questa settimana tu ti svegli durante la mattina, oltre a fare la meditazione, chiedi come posso essere utile al divino oggi?
Come posso essere utile? Come posso esserti utile, grande madre? Chiedi questo. Io sono al servizio della grande causa. Come posso esserti utile? Va bene? E vedrai che troverai la strada durante la giornata. Non importa dove ti mette la grande madre, che poi è il divino. Sappi che una volta espressa la richiesta, tu ti sentirai esattamente al posto giusto, nel momento giusto, per servire la grande madre. Ok, quindi qua c'è anche la manifestazione, il volere, ok, il volere, terzo chakra, la volontà dell'anima e la volontà dell'anima. Vediamo un po', fammi fare una cosa adesso. Siccome qua si manifesta un sogno della tua anima, voglio fare una cosa diversa da che ho fatto nell'altra stesa. Di che cosa parla questo sogno? Di che cosa parla questo sogno in questa settimana? Mettiamo prima questi. L'energia di questa manifestazione. Il vento cambia direzione e infatti è un sogno dell'anima, non è un sogno della mente. Il vento cambia direzione. Succede un cambiamento in questa settimana. Di che natura è questo cambiamento? Riguardante allora, casa. La casa mi parla di due aspetti, sia la tua casa interiore, la tua cattedrale interiore, che ti radichi finalmente nella tua vera essenza e quindi sentirai una profonda serenità interna, una situazione, una sensazione imperturbabile, niente ti può turbare più perché sei radicata a madreterra e connessa a tutti gli spiriti che si trovano sul piano di questa esistenza e non solo. Poi casa dolce casa mi sa che ha a che fare anche con qualcosa di autentico. Qualcosa di autentico. Cambia la direzione verso qualcosa di autentico. L'autenticità delle cose ha a che fare con la natura vera delle cose. Mi può parlare anche nella realtà fenomenica di qualcosa che riguarda la casa o di qualcosa che succede in casa, maggiore radicamento in casa o una casa nuova o abbellimento dentro casa o farai dentro casa in questa settimana qualcosa che ti farà sostanzialmente dare maggiore connotazione al tuo nido di protezione. Non lo so, fare degli aggiustamenti che ti fanno sentire ancora meglio, che rispecchiano ancora di più la tua essenza profonda. Ha a che fare con qualcosa di natura autentica. Vediamo. Mettiamo lo sciamano. Con che cosa ha a che fare questa manifestazione in questa settimana? Di autenticità, di cambio. Wow, il veggente! Siete grandi maghe qua. Sì, guarda, ti leggo questa carta perché è bellissima. A onor del vero. Allora, numero 45. Il veggente vi esorta a fidarvi dell'intuito, a seguirlo per procedere. Potreste sentirvi persi quando l'istinto, a quanto pare, vi sta facendo girare in tondo o addirittura vi ha condotto in un labirinto. Ma i regni nascosti non seguono le regole di una mappa bidimensionale. Come vi ho detto, i sogni dell'anima sono diversi da quelli della mente, che è bidimensionale. Fidatevi delle vostre intuizioni e lasciate che la percezione della vostra situazione si ampli fino a includere le sfumature, i sottili indizi che di norma vi perdereste esaminando le cose per come appaiono. Il veggente vi ha donato la sua magia. Siete dove dovete essere, la vostra visione è chiara. Avrete dei grandi portali intuitivi e la vostra intuizione è la chiave del vero. Questo credo che sia il dono più grande che si potrebbe avere. Quindi tutto questo, il vento cambia direzione in funzione di una visione autentica delle cose, attraverso la vostra intuizione e percezione. Il vostro potere è radicato, quindi io credo che questo sia il dono più potente, cioè avere la visione chiara con il vostro intuito di come stanno le cose al di là della realtà 3D. E quindi quella sicurezza che vi dà la vostra intuizione vi permetterà di stare serene, felici e tranquilla.
rispetto a cose che volete, rispetto, ci sarà un radicamento. Io credo che la manifestazione sia dovuta a questo grande dono. Vediamo comunque che cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Ci mettiamo queste. Cosa accade in questa settimana? 7 di spade, cavalieri di bastoni. Qua abbiamo avuto a che fare con qualcuno di cui non vi fidate, però siete andati oltre la mente razionale, io credo. E avete visto in questa persona una maschera del divino. Ok. Vediamo comunque che cosa ci dicono. Che cosa parla questa manifestazione? Vediamo karma e dharma. Tre di denari, paggio di spade. È possibile che una persona vi stia osservando tanto, o sul lavoro o una persona di interesse. Qualcuno vi osserva molto e sapete che questa persona vi stima molto. Se parliamo sul lavoro, per esempio, vediamo energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il paggio di spade, la giustizia, la luna, l'otto di denari. Del lavoro mi parla qua. Vi siete impegnate nel lavoro, nel vostro lavoro? C'erano un po' state aspettando di ottenere giustizia nel lavoro, o state aspettando di ottenere giustizia in ciò su cui avete lavorato. State attendendo questo e sapete che arriva. Un po' di pazienza e sapete che arriva. Vediamo un po' di cos'altro ci parlano. Energia attuale. 10 denari, vedi casa, stabilità. Vedo concentrate sulla vostra casa o famiglia, lavoro, stabilità. Al positivo, 4 denari, va tutto bene in casa. Vi vedo proprio tranquille. 4 denari al positivo mi dice che la vostra stabilità, il vostro radicamento è l'elemento terra, no? Mi dice che starete molto, molto radicate e tranquille in questa settimana. Vediamo il blocco karma qual è. Re di bastoni, probabilmente una persona. Di che parla? Vediamo passato, eremita, cavaliere di denari. Qua avete atteso dei risultati sotto un punto di vista lavorativo. O la situazione era ferma da un punto di vista lavorativo, non era proprio come la volevate voi, oppure a livello amoroso la situazione era ferma. Vediamo che succede in questa settimana. Regina di spade, re di coppe, 8 di bastoni. Ricevete notizie da una persona o vedete una persona che metterà più sforzo e più impegno e si aprirà a voi emozionalmente. Quindi una cosa la manifestazione arriva da parte di una persona che vi parla, vi comunica. Voi state un po' sulla difensiva, non so se è una persona nuova o una persona che già conoscete. Se già la conoscete, questa persona diciamo che non ha messo tanto sforzo e impegno negli ultimi tempi, però io qua vedo che si aprirà emozionalmente a te dicendoti 8 di bastoni, re di coppe, una persona che si apre emozionalmente, no? E ti parla col cuore aperto e vedo che le cose vanno bene. Può essere anche una persona non a livello relazionale amorosa, anche una persona che ti è stata vicino, che ti è vicino, o qua può essere a livello amoroso una persona completamente nuova. Io vedo che qua la comunicazione fluisce, seppur poco a poco. Sei tu che sondi con la regina di spade, anche se sei uomo, lo attribuisco a te la regina di spade. Quindi qua c'è una persona che ti ha osservato anche da lontano, che ti parla, ti comunica, sì. Io qua vedo anche notizie sul lavoro che arrivano, te lo dicevo anche qui, aspettavi un po' di notizie sul lavoro. Vedo che ci sono un po' di cose in questa stesa. Qualcosa inerente alla casa e alla stabilità c'è la piena manifestazione. E poi riguardo l'amore anche vedere oltre, vedere oltre anche, siccome ragazze mie, ragazzi, abbiamo dal 13 ottobre anche Mercurio in Scorpione, come vi ho spiegato nel video Mercurio e Scorpione, e andare
l'energia già si sente prima, no? La comunicazione non verbale, o quello che non viene detto, anche se non viene detto nulla, è molto più essenziale per Mercurio e Scorpione. Cioè Mercurio e Scorpione ti fa capire anche oltre quello che non viene detto. E quindi ci sarà una comunicazione profonda, tant'è che Re di Coppe, 8 di bastoni parlano di questa comunicazione profonda. Vediamo cosa ci dicono i mini tarocchi. Anche delle scelte da fare in casa, degli investimenti sono stati visti con cautela. Io qua vedo che magari ti può aiutare anche una persona a darti degli ottimi consigli per la casa o per una maggiore stabilità, persona che ti porta dei consigli. Vediamo 10 di denari, energia attuale, 9 di bastoni. C'è un po' di stanchezza per quanto riguarda la stabilità o la casa o il lavoro. Vediamo il 4 di denari, positivo, 4 di coppe al positivo. Diciamo che se abbiamo vissuto una situazione emozionalmente un po' depauperante a livello di energia, io ti dico che qua l'animo ti si risolleva, perché vedo un po' di stanchezza per più ambiti. Vedo che stai sulle tue, sì, però ti apri comunque alla comunicazione. Perché il 4 di coppe mi parla di una energia un po' demotivata, no? Però al positivo mi dice che hai trovato il tuo equilibrio in te stesso e in te stesso e ti apri comunque laddove reputi di aprirti. Vediamo questo re di bastoni. Io ti dico anche un'altra cosa, alcune di voi si aprono al nuovo perché quest'altra persona, diciamo, non andava con questa persona, c'è energia a rilento qui. Quindi vi aprite a quest'altra, se questo è il vostro caso. Vediamo il re di bastoni al blocco, il papa. O qua una persona non vi ha preso seriamente, o stavate avendo a che fare con una persona impegnata, o voi eravate impegnate, o una persona che aveva delle responsabilità e non poteva mettere sforzo e impegno, non trovava il coraggio per mettere un po' di mancanza di coraggio dovuta a delle responsabilità che aveva. Vediamo questo cavaliere di denari e l'eremita, passato, la morte, cambio. 4 di spade, vedo che la situazione era ferma, credo a livello emozionale e amoroso. Oppure era ferma anche per quanto riguarda un po' il profilo lavorativo, secondo me, non era proprio come tu la volevi. Vediamo questa regina di spade. 4 di denari, vedi arriva c'è questa persona però tu stai un po' sulle tue. Vedi 9 di coppe, ti mantieni un po' sulle tue. Re di coppe per favore. Cavallo di bastoni, assolutamente, arriva un cambio, c'è qualcuno che ti parla e si apre emozionalmente a te. Scusami, 8 di coppe, 8 di bastoni. La ruota della fortuna, arriva proprio cambio, 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 un cambio inaspettato, non te lo aspetti tu, cambio inaspettato. Cosa c'è dopo l'8 di bastoni? Cavallo di bastoni, cambio inaspettato da parte di qualcuno. Questa persona si apre emozionalmente a te, c'è tanta energia, tanto fermento. Cavaliere di bastoni, la regina di coppe. Io credo che dopo un po' di resistenze tue, che stai un po' sulle tue, ti lasci fluire, sai? Ti lasci fluire, vedo qua che ti lasci fluire con la regina di coppe, assolutamente sì. Quindi ragazze mie, questa cosa del... ti dico, fai le cose con calma, poi ti lasci fluire lo stesso, però qua si radica in te una consapevolezza maggiore della tua natura. Anche se devi incontrare questa persona, per esempio, no? Sempre la playlist che ti ho detto di queste meditazioni, ce n'è un'altra che è la prima di quella playlist. Cosa devo fare quando devo incontrare una persona o fare qualcosa? Tanto sono meditazioni brevissime. Ecco, ti consiglio quella affinché tu possa lasciarti andare ancora meglio. Ricordati che c'è il veggente, avrai una grande capacità intuitiva di vedere oltre quello che viene detto o non detto. Sì, vediamo adesso con i miei oracoli lui-lei. I segni qua abbiamo Cancro, Pesci, Scorpione, Ariete, Leone, Sagittario, Acquario, Gemelli, Bilancia, Toro, Vergine. Sì, ma al di là del segno è questa l'energia,
Vediamo un po' cosa mi dicono i miei oracoli, lui, lei, per tutte le ragazze nuove, li trovate sotto l'info box in descrizione. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Abbiamo potuto avere a che fare, o possiamo avere, con una persona che magari sembrava sicura di se stessa, ma non è così. Se questo è il tuo caso, si aprirà emozionalmente, ok? Si aprirà facendo emergere le proprie profondità. Cos'altro? Sei la mia primavera. Sì, qua è tempo di nuovi inizi, la primavera, nuovi germogli, nuovi inizi. Qua c'è un nuovo inizio, te l'ho detto qua, all'improvviso. Un'altra. Siamo un esempio di bellezza, amore e poesia, noi siamo l'amore. Guarda, questa è una carta sia per te che per questo incontro. Mi dice che tu, lasciandoti fluire le tue emozioni, sentirai la bellezza, l'amore e la poesia del divino che attraverso le immagini che sono questa persona, quello che succede, si paleseranno a te. Tu sei l'amore, va bene? E quindi di conseguenza anche l'universo te lo paleserà attraverso anche le forme che si manifesteranno a te con queste persone o una persona, va bene? Ok. Vediamo un po' adesso, voglio metterci questo rispetto all'amore per te. Amore dubbioso, vedi qua dubbioso, regina di spade, se avevi dei dubbi qua si scioglieranno. Si scioglieranno perché vedo che ti lasci fluire, d'accordo? Ok, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto, mi raccomando, cartine tornasole qui con tutti i pianeti, come approcciare le emozioni. Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Vediamo. Dimensione astrale, wow! Pensieri ed emozioni. Bene. Con la dimensione astrale mi dice che avrete a che fare, dovrete avere a che fare in modo diretto e consapevole con le vostre emozioni. Come vi insegno sempre, le emozioni sono dei, va bene? Comunicare con le emozioni, con la propria emozione in qualità di Dio, divinità, ti permette di accedere, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 7, al tempo delle origini, laddove tutto è stato creato, dialogando con le emozioni per cambiare le cose, per fermare i venti del karma. Andiamo a vedere qual è la carta corrispondente alla dimensione astrale. Allora, quindi dimensione astrale abbiamo tutte le divinità, gli avi, gli antenati, tutti gli spiriti, avremo a che fare con gli spiriti. È una società questa che ha paura del divino, quindi degli spiriti, dobbiamo resuscitare tutto ciò che è invisibile, come direbbe James Hillman, il padre della psicologia archetipica, dobbiamo imparare a resuscitare la morte, che è morta e sepolta in questa civiltà. Resuscitare la morte significa resuscitare la fede nell'invisibile, la fede nel darsi alle emozioni, all'invisibile, agli spiriti, agli dei. Ok. Vediamo qual è la carta corrispondente alla dimensione astrale in questa settimana, la prima settimana di ottobre. Qual è la carta corrispondente alla dimensione astrale, per favore? Ah, le forme pensiero larvali. Le forme pensiero larvali. Io mi insinuo nei vuoti della tua coscienza. Io regno laddove tu non sei consapevole. Muniamoci di forza spirituale, perché qua sono le forme pensiero di bassa frequenza. Allora, le forme pensiero di bassa frequenza hanno a che fare con forme pensiero negative, che dico negative tra virgolette perché niente è negativo. Il negativo, cioè negativo non significa cattivo,
ma la controparte di qualcos'altro. Io mi insinuo nei vuoti della tua coscienza. Chi è che si insinua nei vuoti della tua coscienza? La mente razionale. Io regno laddove tu non sei consapevole. Quindi abbiamo delle forme pensiero della mente razionale, del luogo comune, di questa civiltà, società patricentrica, della divisione, che sono là sotto che tu non ne sei consapevole. Allora, questa è la settimana in cui, ricordiamo, abbiamo tutti i pianeti retrogradi. Ciò vuol dire che qua arriva un intervento dal cielo affinché tu possa andare a fare pulizia nelle stanze buie, che sono le fondamenta della tua cattedrale interiore. Dentro di te, nel subconscio più profondo, ci sono delle cose da guardare, da mettere in luce. Ricordiamo il mito di Perseo. Perseo scende nel regno di Ade attraverso il coraggio. Quindi non aver paura di scendere nelle tue profondità, di incontrare gli dei, le idee, le emozioni con le quali avrai a che fare in questa settimana sotto forma di eventi che ti accadranno, e dare una pulita una volta per tutte e fermare i venti del karma. La mente razionale è la mente ignorante, perché la mente razionale è una piccola diga rispetto all'infinità della tua coscienza, dell'anima. Quindi la mente razionale non può conoscere quello che non ha già conosciuto, ma quello che ha già conosciuto è una mentalità da vittima. Quindi procrastinazione, lamentela. Lo strumento più importante della mente razionale è la lamentela. Vi accorgete subito quando state sotto il suo controllo, quando vi lamentate. Va bene? Quindi vi metto in guardia da queste cose qui. Sappiate che tutto ciò che vi accade, ente, entità, spirito, dovete accoglierlo. Dovete fermare una volta per tutte i venti del karma. Come si fa? Dicendo sì a quello che ti accade. Solo questo devi fare. Il più potente strumento che ti è stato dato è il libero arbitrio. Il libero arbitrio trattasi di scegliere come approcciarsi agli eventi già prestabiliti. Sono già prestabiliti in qualità di karma. E se tu mi continui a dire no, o a procrastinare, o a lamentarti su alcune cose, continuano a ripetersi, continuano a ripetersi, continuano a ripetersi. Quindi il libero arbitrio è lo strumento, l'arma più potente affinché tu dica sì, lo voglio questa volta, grazie, dammene tutto quello che c'è, va bene? È così che la tua realtà inizia a cambiare. Inizia a fermare gli eventi che sono già previsti in qualità di karma e inizia ad andare verso il Dharma. D'accordo? Vediamo di che cosa si tratta. Quindi in guardia dalla mente razionale, perché sa che ti stai svegliando e quindi spara le ultime cartucce, le migliori che ha in assoluto. Vediamo, mettiamoci tarocchi e vediamo di cosa si tratta. Vediamo. Vediamo un po'. Terza variante, le forme pensiero larvali, vediamo. Terza variante, le forme pensiero larvali, prima settimana di ottobre. Vediamo. La giustizia 4 di bastoni. Io vedo che qua tu consegui stabilità, la giustizia per quanto riguarda ciò per cui hai combattuto, casa, stabilità in casa, 4 di bastoni, per un lavoro, se lavori in casa. La giustizia è proprio ottobre, è adesso che tu ricevi stabilità o si prenderà le giuste decisioni per la tua stabilità. Comunque la giustizia divina entra in merito a tutto ciò che riguarda la tua stabilità personale, anche casa e lavoro. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, negativa, questo è il karma, passata, futura, e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 4 di bastoni, paggio di denari,
Asso di denari, l'appeso, guarda, mi dice che arrivano delle proposte interessantissime, molto buone di lavoro dopo un fermo o qualcosa che è accaduto, che ha rallentato le cose, un'opportunità di lavoro, asso di denari, paggio di denari, 4 di bastoni, un'opportunità importante sul piano lavorativo, mi dicono. Vediamo, energia attuale, la stella, wow, al centro stesa la stella mi parla di una sanazione a più livelli. Quindi quello che vi ho detto qua è proprio perché ce l'avete già fatta e quindi l'ego, la mente razionale si insinua, va bene? Non perdete di vista questo, perché con la stella al centro mi dice che la sanazione è su tutti gli aspetti della tua vita. Quindi ti vedo risplendere, mm? Sanando, guarendo, anche situazioni psicofisiche, guarigione a più livelli. Vediamo al positivo cosa abbiamo. 10 di coppe, wow! Vedo tanta felicità intorno a te in questa settimana, con persone che ami, con amici, con parenti, tanta felicità intorno. Vediamo qual è il karma. 6 di spade, la mente. Ci posso credere. La mente, la mente, la mente, mente, il cuore sa. Infatti il 6 di spade è la mente, al blocco mi dice che è come se non riuscissimo a uscire fuori da alcuni loop su alcuni argomenti. Oppure può esserci che in questa settimana, per motivi di qualche cosa che adesso lo andiamo a vedere, la mente ti arrovella un po'. Vediamo passato che è successo. Ah, sull'amore. Asso di spade. Alcuni di voi hanno incontrato una persona o stanno insieme a una persona, stanno vivendo un momento idilliaco, meraviglioso, magari questa persona è a distanza e quindi la mente ti può arrovellare su questioni che sta a distanza sta persona. Va bene? Attente a questo, quindi fede in questo. Qua vedo che c'è per molti di voi questo amore, altrimenti sta arrivando, sta arrivando, è come se ci mettesse tempo ad arrivare e magari la mente ti arrovella e dice no, ma non arriva, non arriva. Però qua molti di voi stanno vivendo già questo amore. Asso di spade, diamanti, la stella, mi dice che state vivendo delle belle emozioni qua. Vediamo che succede questa settimana, prossimo futuro. Ah, ecco perché, 7 di spade, qualcuno sparisce dalla comunicazione ma poi rientra con il mago e il 6 di coppe. Allora, iniziamo per le ragazze e i ragazzi che stanno avendo questa relazione con delle bellissime emozioni con questa persona. Perché le forme pensiero larvali? Perché questa persona può sparire da un momento all'altro col 7 di spade. O puoi essere tu che non ti fidi. Arriva questa forma pensiero larvale. E quindi tu pensi, ah, magari sta lontano e non mi pensa, magari mi sta raccontando bugie. Non è così, perché subito dopo vedo un inizio, vedo il mago, la manifestazione, una persona che vuole manifestare tutto con te. Il 6 di coppe mi parla di una bellissima energia di riconciliazione, di stare bene insieme, di condividere il proprio bambino interiore, energie, sentimenti puri, idilliaci, ok? Allora, l'unico problema può essere una distanza o fisica, geografica o emotiva che tu puoi percepire da parte di questa persona. Sappi che l'altra persona sei sempre tu. Quindi lavora sulle emozioni e vedi come mi sciogli queste forme pensiero larvali, d'accordo? Per quanto riguarda il lavoro, io ti dico che qua verrai ispirata, c'è un'opportunità di lavoro importante che ti motiverà, comunque sia a livello lavorativo, c'è qualcosa che ti motiva a livello emozionale e vedo che sarai molto felice di questa cosa. Vedo incontri anche sul piano lavorativo, vedo incontri sul piano relazionale. Sì, per molti di voi col 6 di coppe è una persona che già conoscete, Assolutamente sì, con tutte queste retrogradazioni, oppure che magari conoscete che non c'è stato mai nulla tra di voi, però c'è una bellissima connessione con un potenziale amoroso. Attenti un po' alla mancanza di fiducia che il mentale vi può fare arrovellare. Qua abbiamo i segni del gemelli, dell'acquario, forti, ma al di là è questo il senso. Ok, vediamo cosa ci dicono i mini tarocchi. Energia attuale con la stella. 10 denari, wow! Casa, stabilità, realizzazione di desideri per quanto riguarda la casa, la stabilità, il lavoro, realizzazione, ti vedo stare proprio bene, 10 di coppe al positivo, il matto, guarda, qua vedo che c'è un punto a capo, qua vedo che godrai proprio di tanto affetto in questa settimana, tanto amore intorno a te, un nuovo inizio in questo. Fammi vedere questo 6 di spade, al blocco. La regina di bastoni.
O non ti fidi di qualcuno perché a distanza pensi ci possono essere altre persone, o non ti fidi di qualcuno, oppure è come se fossi tu al blocco, come se a volte perdessi un po' la forza e il vigore, no? Per il mentale che ti arrovella, questo è il senso. Vediamo il 6 di spade ancora al blocco. 2 di bastoni, secondo me c'è una distanza in mezzo che ogni tanto ti fa perdere la fiducia. Mi raccomando ragazze e ragazzi, oppure c'è un po' di mancanza di fiducia che arriva, mi raccomando alle emozioni. Vediamo l'asso di spade e gli amanti. 5 di denari, gli amanti, 3 di coppe. Vedo che avete avuto un momento in cui vi siete chiariti per una situazione un po' di amarezza tra voi e una persona. Vi siete chiarite però, o chiariti. Avete fatto pace, c'è stata diversione tra di voi, adesso va tutto bene. Può esserci un up and down un attimo e poi risale di nuovo questa cosa. Oppure vedo che siete uscite con gli amici, avete incontrato una persona, non avete ben chiaro cosa volete, però qua c'è questa persona che vuole, si spinge verso di te. Magari era un amico un po' particolare e adesso si spinge un po' di più, mi spiego? E tu non sai bene che decisione prendere. Vediamo un po' questo 7 di spade. La giustizia. Guarda, qua sistemerete tutto ciò che riguarda la mancanza di fiducia. Cioè, vi è una discussione molto importante, ci sarà seria anche con la giustizia qua, proprio adesso, ottobre, anche rispetto alla vostra mancanza di fiducia. Ci sarà proprio una discussione importante che porterà le cose con la giustizia chiare. Il mago pure qua sotto, vedi? Qua qualcuno si dichiara in modo proprio... Vediamo il mago, l'asso di coppe, che ti ho detto. Qua qualcuno si dichiara e vedo che va tutto bene, vi chiarite. 6 di coppe. E il re di coppe. Qua abbiamo una persona molto onesta che si apre emozionalmente a te, anche molto innamorata. Molto innamorata, molto onesta. Assolutamente sì, una stesa molto chiara che mi parla di più aspetti, soprattutto si concentrano sulla guarigione a livello emozionale che ti dà anche una stabilità interna a te. Vedo che il lavoro va bene, però si concentrano dopo su altro. Sì, ragazze mie, qua abbiamo anche i segni del cancro, pesci, scorpione, bilancia e ariete, leone e sagittario. Magari eri tu anche che non volevi, no? Lanciarti, ma qua vedo che c'è questa predisposizione. Ci si lancia, vedi col matto poi. Vediamo cosa dicono gli oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Basta, ho finito di ripetere i cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Questo ha a che fare un po' con il mettersi alle spalle tutto ciò che ha a che fare con cicli dolorosi inerenti alla mancanza di consapevolezza del karma. Cioè qua c'è una persona che non vuole più ripetere i cicli dolorosi, si lancia a cuore aperto, al cuore aperto. Questo riguarda anche te rispetto a questa carta qui, no? Ho finito di ripetere i cicli dolorosi. Quando è che abbiamo cicli dolorosi? Quando c'è mancanza di consapevolezza, perché la mente razionale si insinua nella nostra coscienza. Cos'altro? Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. Qua uno dei due si è allontanato e si capisce che ci si ama. Re di coppe, va bene? Vediamo cos'altro. Ti prego, fallo ancora. Qua c'è qualcosa che tu fai, che mi esci come stella, anche se sei uomo, Sai cos'è che fa impazzire proprio questa persona? Il fatto che tu sia connessa con l'universo e questa persona percepisce la tua essenza. Ti prego, fallo ancora. E io direi, non smettere mai. Ok? È una bellissima stesa. Guarda, ti metto... dove stanno? Eccole. Anzi, l'approccio sciamanico su queste forme pensiero larvali. Lo specchio velato, ragazze mie. Allora, questa carta mi dice, mi parla esattamente di una cosa. Quello che non vedi agli occhi della mente razionale, lo devi vedere con gli occhi che guardano dentro. Ci sono cose che non possono esserti svelate subito. Però ti dico, ciò che ti dava dei dubbi o ti può dare dei dubbi in questa settimana rispetto alla mancanza di fiducia su qualcuno, su delle situazioni, ti verrà svelato, perché qua vedo un punto e a capo su situazioni che ti davano dei dubbi.
Altre cose che richiedono un po' più di tempo non ti si possono essere svelate, non ti si possono svelare subito. La fede nell'invisibile, nelle emozioni, è ciò che contraddistinguerà per te questa settimana e tutto ottobre. Va bene? Però molte cose, lo specchio velato, ciò di cui tu non eri consapevole, verranno a conoscenza, si sistemano le cose. Mettiamone un'altra. E la spirale mi parla di un nuovo livello evolutivo che andrai a sviluppare in questa settimana, o per meglio dire, andrai a portare in essere un nuovo livello evolutivo che ha a che fare con un darsi alle spalle a un passato doloroso di mente razionale e vedere il tutto come una manifestazione della tua anima che altro non è che la ricerca di psiche, di trovare amore, no? Come il mito di amore e psiche. Io qua vedo che tu con il matto al tuo positivo ti lancerai verso la fede, ok? Quindi, detto questo, ragazze mie, ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e vi abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!